Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova lezione. Allora, abbiamo sforato i 5000 rotti e per cui, come vi avevo promesso, devo fare un video. Colgo l'occasione di fare un video dedicato alla domanda di Caterina, che oggi mi ha chiesto come gestire i riflessi nella prospettiva. Quindi metto insieme due lezioni, cioè quella di prospettiva che volevo fare legata proprio al proseguo del percorso didattico che stiamo facendo e rispondo anche a una domanda. Per cui, visto che comunque farò un altro video andare a fine mese, se avete delle domande o delle cose che volete sapere o che volete che vi spieghi un po' più nel dettaglio, mi fate la domanda sul canale, io se è inerente agli argomenti che avevo intenzione di fare, cerco di farlo, altrimenti vi rispondo come di solito faccio direttamente nel commento. Ok? Bene. Allora, tolgo la mia facciona. Perfetto. Allora, come gestiamo i riflessi dal punto di vista prospettico? È molto semplice in realtà, cioè se avete capito come funziona la prospettiva, gestire un riflesso è molto molto semplice. Allora, partiamo dalla prospettiva centrale. Quindi facciamo il nostro orizzonte, facciamo qua il nostro punto di fuga, facciamo anche il nostro punto di fuga diagonale, poi magari troviamo un colore un po' più light, anzi facciamo così. Allora io adesso, cioè, fate conto che siano tutte uguali, io per accelerare il processo quindi faccio una griglia prospettica in prospettiva centrale, ok, così. Allora, sto cercando di farlo il più preciso possibile, così ricalco un po' le lezioni precedenti per fare un refill delle cose viste. Considerate che ho fatto tutto un po' a occhio, però abbiamo indicativamente quella che è. Insomma, la alzo un po', poi vi dirò di più. La ingrandisco pure, così posso fare la spiegazione al meglio. Ok, questa è la nostra griglia prospettica in prospettiva centrale. La alleggeriamo così non ci dà disturbo. Allora, partiamo dal concetto di riflesso in prospettiva centrale. Abbiamo fondamentalmente il nostro elemento, la griglia prospettica che fa da pavimento e disegniamo quello che è il nostro omino piuttosto che lo faccio preciso preciso così. Ok. 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 Allora, ho fatto sia quello che è una persona, cioè che è il manichino di una persona, sia quello che è un oggetto tridimensionale.
Come gestiamo i riflessi? Allora, nella prospettiva centrale, visto che le altezze e le larghezze non vengono deformate dalla prospettiva, ok, dobbiamo gestire il riflesso. Mettiamo che questo pavimento qua che io ho disegnato sia una superficie riflettente, come può essere non so, l'acqua piuttosto che. Devo gestire il riflesso come se fosse lo stesso oggetto sotto la superficie, ovvero dovendo riprodurre questo oggetto esattamente attaccato a questo, che è il punto in cui inizia il riflesso, no? La superficie riflettente, non devo fare altro che misurare questo, riportarlo sotto. È andato troppo lungo. Ok. E come sto facendo, come faccio con qualsiasi oggetto all'interno di questa prospettiva qua, le profondità dovranno andare al punto di fuga. Adesso cerco di finirla prima. Ok? Per cui avrò fondamentalmente lo stesso oggetto attaccato sotto, ok, che fa da riflesso a quello sopra. È chiaro che, per esempio, nel caso ci fosse proprio esattamente uno specchio, adesso vi faccio vedere nel caso del birillo, cioè prendo la misura dell'altezza, la riporto sotto e lo ridisegno ribaltato, con le stesse identiche misure, ok? Ora, è chiaro che qual è la differenza grossa? Che nel momento in cui, vi faccio un esempio, devo aumentare un po' lo spessore del segno, ok. Mettiamo che c'è questo, ok, che c'è. Allora, io vi semplifico le forme, così è molto più chiaro. Questa cosa qua, no, tipo una gonna. Cosa succede? Allora, allo stesso punto in cui ho questo, misuro questa altezza qua, la riporto qua e ho questa. Misuro questa altezza, la riporto qua, però cosa succederà qua? Allora, qua riporto sotto le larghezze. Qua avrò la stessa visuale, cioè lo stesso oggetto, ma visto da sotto. Perché il nostro occhio su una superficie riflettente, cioè la nostra vista fa pif pif, rimbalza e ti fa vedere l'oggetto da sotto. Ok? Quindi diciamo che la parte più complicata è su delle strutture un pochino più elaborate rispetto a una colonna piuttosto che dovete tener conto che le larghezze, le altezze così rimangono invariate, ma poi il punto di vista è come se fosse stato visto da sotto, ok? Tipo i pantaloni, mettiamo che qua ci fosse una tettoia per esempio, ok? E questo è mezzo tetto. Vabbè, adesso lasciamo perdere questa parte. Ok, voi questa parte qua, allora la portate giù, facciamo un altro colore, lo portate giù, per cui questo farà così, poi questo va al nostro punto di fuga. È chiaro che questa situazione qua dovrà essere ribaltata dal punto di vista visivo, per cui sarà così e così. Questa dimensione la riportate qua e questo sarà così. Ok, cioè questo, se qua sotto, qua sopra c'è qualcosa, qui non lo vedete, ovviamente. Ok, voi vedete il rimbalzo della visuale, ok, quindi vedete l'oggetto da sotto. Ok, questo è il concetto per quanto riguarda i riflessi. Stessa cosa vale nel caso in cui abbiate a che fare con un'altra prospettiva, cioè non cambia nulla.
nel senso che mettiamo che dobbiamo fare una prospettiva accidentale a 2 punti, ok? Per cui disegniamo sempre, adesso lo faccio sott'occhio, ma perché abbiamo già visto in diverse lezioni come costruire i piani, eccetera, eccetera, per cui non è importante. E vi faccio vedere l'oggetto, ok? Partiamo sempre dalla persona. Ok, guardate, facciamo una roba un pochino più elaborata, mi prende un po' più di tempo, ma partiamo facendo il nostro manichino, ok? Più o meno cerchiamo di, lo appoggiamo sul piano, così, ok, grosso modo. Allora, vedete che intanto tutte le linee di costruzione del manichino ho cercato di allinearlo alla, alla prospettiva, così. Quindi gomiti, spalle, polsi, anche caviglie, ginocchia, sono tutte allineate. Ok? Ora, se questo si trova su una superficie riflettente, e proviamo anche a renderla questa cosa qua, cosa succede? Cerchiamo di spostarlo un po' in mezzo che si veda bene. E teniamo però in vista i punti di fuga, così anche voi, per voi è più chiaro. Ok, ingrandisco un po', poi lo restringo dopo quando devo. Allora, cosa devo fare? Intanto teniamo conto che adesso abbiamo cambiato prospettiva, ma il concetto è sempre lo stesso, perché l'altezza, che la facciamo in un altro colore, ok, l'altezza, che è questa linea qua, abbiamo detto che nella prospettiva accidentale a 2 punti in realtà non cambia, ok? Per cui prendo la misura di questo, la riporto sotto, ok? Ora, qual è il problema? Che devo fare questa figura completamente ribaltata. Semplicemente inizio la costruzione a rovescio e anche qui dipende un po' da come vi trovate comodi. Cioè, nel senso che per me mettermi qua a ridisegnarlo alla rovescio non cambia nulla. Nel senso, tengo questa, la riporto qua, poi sotto c'è il torace, poi c'è i piedi devono combaciare con la figura e poi c'ho questo. Anche qua le spalle, le anche seguono la prospettiva come se continuasse la figura, ok? Per cui questo, e le braccia così, più o meno, forse un po'. Tenendo conto che voi adesso vedete tutto da sotto, ok? Cioè da sotto, tipo il pantalone lo vedeste così se lui avesse il pantalone qua, ce lo vedeste da sotto, invece qua lo vedreste concavo. Ok, l'altra cosa che dovete considerare è che un riflesso è come un'ombra, cioè non è che deve essere iperfedele, soprattutto perché raramente la superficie su cui si trova il nostro personaggio, per esempio, è esattamente uno specchio liscio. Nel caso, vi faccio un esempio pratico. Ok, vediamo di cambiare un po'. Ok, mettiamo che questo è un buon lago ghiacciato, per cui cioè, abbiamo, no, la superficie che è irregolare. Quindi abbiamo il nostro, scusate,
aspetta, zoom un pelo. Abbiamo il nostro personaggio, faccio velocemente, pantalone, ok, mi raccomando i volumi, ok, ok. Ok, quando lavoro su, vediamo se riesco a togliere. Ok, quando lavoro sul riflesso non è che devo essere così preciso come sono sul personaggio, perché magari c'è un riflesso sul ghiaccio che copre in parte la figura, devo fare tipo, dovrò far vedere la parte sotto del cavallo, per cui ok, tenete conto che per esempio se ci fosse la riva di un fiume, quindi c'è uno spessore, c'è un distacco tra gli oggetti, potete costruirlo così. Qua c'è la terra, quindi non è riflettente, questa parte qua, e il riflesso invece continua poi nella parte riflettente. Se c'è l'acqua, questa roba qua verrebbe mossa. Io adesso lo strumento del movimento non ce l'ho qua, però cioè, comunque potete anche ondulare il tratto per rendere, no, la corrente del fiume. Ok, bene. La differenza grossa invece sulla terza prospettiva, cioè quella a tre punti, è che adesso semplificando un po' la situazione, però se noi abbiamo i nostri tre punti di fuga, ok, facciamo che il terzo è molto lontano, adesso per capirci ho sempre il mio manichino, ok, così cerchiamo di capirci. Ok, ricordate che i tre punti di fuga vuol dire che c'è, no? C'è questa deformazione prospettica, cioè come una visuale dall'alto piuttosto che, quindi, quindi c'è un punto di fuga anche sulla verticale e chiaramente dovete gestire il riflesso e riproporzionandolo. Intanto anche il riflesso deve convergere al punto di fuga, quindi andrà a continuare a restringersi mano a mano che si allontana dall'osservatore. Quindi se questo è il mio andamento prospettico, ok. E in più non solo succederà questo, ma essendo che anche l'altezza viene deformata dalla prospettiva, per cui ho non ho più delle proporzioni identiche, cioè questa parte alta sarà un po' più grande di quella bassa, eccetera, eccetera, la figura continua a rimpicciolirsi, cioè ad accorciarsi man mano che si allontana, per cui questo riflesso sarà più corto, poi questo riflesso sarà più corto, poi andrà ad allontanarsi, quindi la figura tenderà a diventare, forse l'ho deformato un po' troppo, però
così. Allora, all'inizio non vi preoccupate di che venga bene, io cioè, faccio sempre delle bozze veloci così, perché tanto la rifinitura di un disegno richiede tempo, non è che si può fare un disegno perfetto, cioè a meno che non siete dei geni, non è che si può fare un disegno perfetto. È importante la struttura, cioè è importante la comprensione di quello che state facendo, perché poi a rifinire, se siete molto abili ci mettete un po' meno, se siete meno abili ci mettete di più, però la rifinitura non è che cambia, cioè richiede solo più o meno tempo. Però tipo qua vuol dire vedere il torace da sotto, ok? Perché qua avete la superficie riflettente in mezzo, per cui questo lo vedete da sotto, la testa la vedrete da sotto, ok? Quindi nella prospettiva accidentale a tre punti è un pochino più complicato la situazione, ma è sempre fattibile perché avete il riflesso che continua a seguire la prospettiva e quindi le sue regole, cioè si va a rimpicciolire mano a mano che si allontana e oltre a vedere tutto da sotto avete anche la deformazione sull'altezza. Ok? Bene. Riprendiamo il mio faccione. Eccoci qua. Bene, allora, spero di aver risposto alla domanda di Caterina, mi pare si chiami, e in più ho aggiunto una parte molto importante della costruzione in prospettiva, cioè quella dei riflessi. E devo riguardare in realtà i video vecchi per vedere se c'è anche la spiegazione di come inserire le ombre con un po' di logica all'interno dei disegni, mi pare di sì. E per cui niente, spero che la lezione vi sia piaciuta, vi ringrazio come sempre di esservi iscritti, ehm, mettete un like, iscrivetevi al canale e poi dai, ci vediamo comunque prima della fine dell'anno per gli auguri e quant'altro. Ciao ciao!